Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Ormai lo sai, gli spazi piccoli non sono un problema perché con alcune accortezze si possono arredare in maniera elegante e funzionale. Oggi vediamo però come fare con la sala da pranzo. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! È davvero difficile poter avere una intera stanza da dedicare alla sala da pranzo, molto più probabile che faccia parte del soggiorno e spesso lo spazio non è molto. Come sempre, con qualche accortezza sarà comunque possibile trasformare la sala da pranzo in una piccola zona stilosa ed elegante e funzionale. Vediamo insieme come fare. Il tavolo è la prima cosa che si sceglierà e si sceglierà in base allo spazio della zona dove verrà posto. Trattandosi di sala da pranzo piccola, solitamente il tavolo rotondo è la scelta ideale. Può ospitare più commensali rispetto allo stesso tavolo quadrato. La sua forma curva rende più facile la fruizione. Il tavolo rotondo, proprio grazie alla sua forma morbida, rende lo spazio visibilmente più spazioso. Inoltre, quando si hanno ospiti, l'atmosfera sarà più gradevole e intima perché tutti potranno vedersi e conversare. Ancora meglio se il tavolo ha un unico perno centrale, renderà ancora più confortevole sedersi, non essendoci ostacoli tra le sedie. Non solo, un solo perno centrale renderà il tavolo visivamente più leggero, facendo sembrare la sala da pranzo più ampia. Nel caso tu avessi uno spazio più stretto e lungo, il consiglio è di prendere un tavolo ovale. Sarà funzionale come un tavolo rettangolare, ma la sua forma curva darà la stessa morbidezza visiva del tavolo rotondo. Anche in questo caso avere un piedistallo centrale sarebbe auspicabile per un maggiore comfort nel sedersi e un minor peso visivo. Ovviamente non è obbligatorio bandire tavoli quadrati o rettangolari. L'importante sarà fare attenzione allo spazio circostante. Bisogna riuscire a muoversi comodamente. Se poi lo spazio è davvero molto piccolo, potresti optare per tavoli pieghevoli o richiudibili che puoi aprire e chiudere appunto a seconda delle necessità. Come vedi, sono molte le soluzioni che si possono utilizzare. La scelta del tavolo dipenderà dalle dimensioni e dalla forma della sala o della zona dedicata al pranzo. Quindi prima di tutto bisognerà prendere bene le misure dello spazio dove metterai il tavolo e scegliere poi un tavolo adeguato che permetta di poter comodamente spostare le sedie. Un'altra cosa importante è prendere un tavolo dalla struttura semplice e leggera e dai colori chiari per non appesantire visivamente lo spazio. L'ho detto anche in altre occasioni, non è obbligatorio che le sedie siano tutte uguali.
Al contrario, mixare tipi di sedie diverse rende l'ambiente più interessante. Usare sedie dal colore o dalla forma differente in una sala da pranzo piccola risulta davvero un'idea vincente. Creerà un po' di ritmo e attrattiva e dona versatilità. Potrai infatti usare le sedie anche in altri ambienti della casa per altre funzioni senza che salti subito all'occhio che sono sedie da pranzo. Può diventare una seduta in più in soggiorno, una seduta per la postazione di lavoro e così via. Scegli quindi sedie dalla struttura leggera, facilmente spostabili, tieni conto anche di come hai arredato le stanze vicine e ovviamente la tua palette colori. Come per il tavolo, strutture semplici e leggere aiuteranno a non appesantire lo spazio. Se lo sguardo può passare oltre, visivamente l'ambiente sembrerà più grande. Per questo motivo sarebbe meglio evitare sedie dallo schienale alto e pieno, soffocherebbe la stanza. Se poi lo spazio è così piccolo che il tavolo occupa parte del passaggio, una buona idea è quella di usare sgabelli o panche che possono essere riposte sotto il tavolo quando non servono. Questo darà maggior respiro. Quando lo spazio è risicato, un'altra idea è quella di usare delle panche o delle cassapanche contenitrici. Questo tipo di seduti renderanno la tua piccola sala da pranzo accogliente e intima. Cassapanche e panche possono poi essere decorate con cuscini per creare quel tocco in più e renderle più confortevoli. Puoi usare questo tipo di sedute in un angolo o per i più fortunati in una zona finestrata. Aggiungi poi delle sedie per completare l'arredo e vedrai che la sala da pranzo sarà davvero stilosa e accattivante. Questa soluzione ti permette davvero di ottimizzare gli spazi. Una bella lampada che illumini bene il tavolo sarà il perfetto completamento della sala da pranzo. Trattandosi però di uno spazio piccolo, bisognerà fare attenzione a non riempire tanto, creando disordine e pesantezza visiva. Se l'altezza lo permette, si potrà usare un bel lampadario sopra il tavolo che attiri lo sguardo, ma sia anche semplice e non appesantisca. Una lampada a sospensione è ideale perché enfatizza le altezze, facendo passare in secondo piano le dimensioni della sala. Per un buon comfort visivo la lampada deve essere centrale al tavolo, dovrebbe lasciare almeno 15 cm dai bordi. Inoltre dovrebbe essere messa ad un'altezza tra i 70 e i 90 cm dalla superficie del tavolo. È una di quelle misure importanti di cui parlo qui e trovi il link anche in descrizione. Se non hai spazio sufficiente, allora potresti pensare a lampade a muro estendibili che puoi puntare sul tavolo quando serve. Questo è ottimo se la tua piccola sala da pranzo è in un angolo e magari non hai un punto luce a soffitto. Una lampada a parete inoltre crea un'interessante asimmetria che dà un po' di ritmo all'ambiente. Un tocco di colore per dare movimento e ritmo è sempre una buona idea, soprattutto in zone come la sala da pranzo che sono aree dedicate alla socializzazione. Nonostante questo, quando si tratta di un ambiente piccolo, è sempre bene che i colori chiari siano predominanti. Questo aiuterà a dare la sensazione di ambienti più grandi e ariosi.
Un'altra bella idea è quella di usare arredi trasparenti, che sia vetro o acrilico. Vedere oltre inganna visivamente la mente facendo percepire lo spazio più ampio. Non esagerare però con questi elementi per non rendere l'ambiente troppo freddo. In spazi molto piccoli tende a drappeggio potrebbero essere troppo ingombranti e soffocanti. Non per questo bisogna rinunciare alle tende. Scegli quindi tende a vetro, semplici pannelli o a rullo o ancora a pacchetto. Questo ti permetterà di apportare colore e trame senza però appesantire. Questo genere di tende esistono in una infinità di materiali, dal tessuto alle fibre naturali, dalla plastica al legno in caso di veneziane. Scegli la tenda che meglio si addice allo stile che hai scelto e ai colori che hai in casa. Se lo spazio lo consente e preferisci le tende a drappeggio, ricorda di appenderle il più vicino possibile al soffitto e di farle toccare terra. Questo ancora una volta aiuterà ad enfatizzare le altezze rendendo lo spazio visivamente più grande. In generale scegli tende dai colori tenui, magari similari al colore dei muri, questo per creare meno bordi evidenti che creerebbero barriere che rimpicciolerebbero otticamente l'ambiente. Creare un punto focale serve a rendere l'ambiente ancora più interessante e particolare. Non fa eccezione una sala da pranzo, anche se piccolina. Puoi creare un punto focale in modi diversi, utilizzando la carta da parati. La carta da parati potrebbe essere un ottimo elemento per creare un punto focale. L'importante sarà scegliere colori che non creino forti contrasti con il resto dell'ambiente. Inoltre dovrai fare attenzione ai disegni e pattern. Devono avere una dimensione che sia correttamente proporzionata al resto dello spazio. Disegni troppo grandi soffocheranno, mentre quelli troppo piccoli rimpiccioliranno la stanza. Sono ottimi disegni dalle forme morbide, organiche, linee verticali o carte che creino un effetto tridimensionale. Usando un quadro, se la carta da parati ti sembra troppo, puoi usare un bel quadro. Anche qui prendilo di una dimensione proporzionata ai mobili e allo spazio circostante. In uno spazio piccolo meglio evitare la wall gallery, perché saturerebbe troppo. Meglio un pezzo unico, grande e ben scelto. Usando la lampada. Tenendo bene a mente che quello che abbiamo detto prima sull'illuminazione, un altro modo per creare un punto focale è quello di usare un bel lampadario particolare. Per quanto piccolo possa essere la tua sala da pranzo, sai che le piante sono essenziali. Avvicinano alla natura, apportano texture e purificano l'aria. Naturalmente puoi pensare ad un bel centro tavola con fiori, rami o foglie, sarà molto decorativo. In aggiunta però ti consiglio anche di vivacizzare l'ambiente con una bella pianta alta, come per il discorso del lampadario e delle tende a drappeggio se le puoi mettere, enfatizzerà le altezze. Sono da preferire piante alte e strette per non occupare troppo spazio, disturbando la circolazione nella stanza. Mi raccomando di scegliere un bel vaso che possa valorizzare lo stile della stanza. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti.
Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Grazie per essere stato con me. A presto, ciao!